Ciao Gin Lover, sono qui sui campi dell'azienda agricola Shine Moonshine. Nel laboratorio io sono Pier Cesare, il Master Distiller, e oggi faremo un gin incredibile proprio per le vostre vacanze d'agosto. Andremo a fare un gin con i popcorn, un pop gin. Per augurarvi buone ferie, quindi vi farò vedere come creare una ricetta utilizzando la melica che coltiviamo qui nel nostro campo, che abbiamo qua vicino, e faremo dei bei popcorn freschi, quindi con quel profumo di popcorn che ci ricordiamo. Io sono per esempio appassionatissimo di popcorn, ne mangerai dei chili, e quindi perché non fare un gin con quel profumo? Quindi andremo a distillare il nostro popcorn appena fatto, fragrante, con un profumo incredibile, nel nostro distillatore in corrente di vapore. Naturalmente i popcorn poi andremo anche a condirli, quindi ci metteremo l'olio, naturalmente, o il burro, dipende cosa vi piace di più. Li andremo a salare, che è un popcorn non salato, non sa di niente, e ci metteremo anche un po' di pepe. Questo è un pepe particolare che ha portato un ragazzo che è venuto a fare qua il corso per Master Distiller. Il corso lo trovate qui sotto, il link per contattarci se volete venire a imparare come si produce un London Dry Gin distillato in corrente di vapore. Mi ha portato questo fantastico pepe che coltiva suo fratello in Africa, e poi utilizzeremo angelica, calamo, fiori di licriso, abrotano, coriandolo e naturalmente il ginepro, che nel gin non può mai mancare. Quindi mettete like a questo video, facciamo crescere il canale e partiamo quindi con la creazione di questo pop gin, questo gin ai popcorn. Un gin forse estivo, forse no, ma per gli amanti di popcorn lo mangerebbero in qualsiasi momento dell'anno. Quindi intanto andiamo a produrre i nostri popcorn. Non abbiamo una macchina super professionale, ma abbiamo una macchina ad aria, quindi utilizzeremo questa macchina qui ad aria. Adesso arrivo subito, prendo una cosa che mi serve per farla funzionare. Ok, ho tutto, quindi ci siamo pronti, facciamo partire la nostra macchina, fa un casino incredibile, la facciamo scaldare e prepariamo la nostra melica. Pronto, e naturalmente ci serve un piatto in cui poi far cadere i nostri popcorn per poi aromatizzarli. Non vi scandalizzate se durante la produzione di questa ricetta me ne mangerò qualcuno. Quindi la macchina è quasi calda, anche perché siamo d'estate. Inseriamo i nostri popcorn. Ecco. Sposto questo qui così vediamo, salteranno un po' da tutte le parti. Sento già il profumo secco del mais, il profumo del mais che si scalda e comincia a profumare di popcorn. Quindi mi fa impazzire. Quindi aspettiamo che escano i nostri popcorn, li prepariamo, li andremo a condire con olio e sale, e poi li metteremo in corrente di vapore. Stanno per uscire, attenzione, eccoli qua, sentite come scoppietta? Facciamo uscire l'ultimo. Ecco qua, abbiamo fatto i nostri popcorn per il nostro pop gin. Eccoli qua. Il profumo è incredibile, ma a noi non basta, quindi cosa andremo a fare? Andremo a metterci l'olio. Ecco qua,
e ho scelto questo sale grigio perché è bello a fiocchi. Allora, vediamo come funziona. Una bella salata. Allora, l'idea potrebbe essere anche non solo questa volta di fare un gin, noi lo declareremo, diciamo, nel gin, ma potrebbe essere anche la creazione di una vodka. L'altra idea potrebbe essere una vodka ai popcorn. Quindi in questo caso noi sappiamo che il gin e la vodka sono cugini, semplicemente l'alcol di base è sempre lo stesso, lo si aromatizza per distillazione, le vodka sono meno aromatizzate dei gin, quindi sono un po' più neutre e quindi diciamo possiamo utilizzare le erbe aromatiche anche per fare una vodka aromatizzata, in questo caso a quello che vogliamo noi, ma al popcorn. Ci sta ancora più sale. E l'altra cosa che si potrebbe fare sempre con i popcorn, noi lo faremo un po' alla mediterranea, quindi ci mettiamo anche qualche, in questo caso qualche parte, qualche foglia o aghetto di erbe aromatiche. Possiamo metterci, sentite che profumo, vediamo se è dato al punto giusto. Possiamo metterci anche, volendo, come abbiamo detto, del pepe, ma in questo caso noi lo metteremo in caldaia all'interno, all'interno del nostro distillatore. Abbiamo messo, come avete visto, delle foglie di rosmarino, in questo caso mettiamo nei popcorn proprio per aromatizzarli. Il popcorn è un po' come una spugna, quindi assorbe i profumi di quello che ci mettiamo dentro e quindi lo possiamo utilizzare anche come vettore per le nostre erbe aromatiche. Allora, il popcorn è buonissimo, sicuramente lo mettiamo adesso un po' da parte perché altrimenti me lo mangio tutto. Prendiamo il nostro distillatore e cominciamo a lavorare sul nostro gin. Lo conoscete già, questo è il distillatore che io consiglio a tutti i ragazzi che vengono qui, ragazzi e meno ragazzi, a fare il corso. È un distillatore che ha un prezzo abbordabile, è intorno ai 300 euro. Lo si può acquistare, trovate il link qui sotto con un piccolo sconto. Ne abbiamo già acquistati tanti, ma abbiamo deciso di utilizzare un unico distillatore perché così chi viene a fare il corso e poi va a casa e si fa le prove per produrre il suo gin, poi io posso confrontare se loro hanno avuto qualche difficoltà, qualche diciamo dubbio su quello che hanno prodotto e che non gli è venuto proprio come volevano, io so già utilizzando lo stesso distillatore dove può essere stato l'errore. Per esempio un ragazzo aveva un problema di un sapore strano nel gin che gli usciva ed abbiamo scoperto che era determinato invece da un calore troppo forte nel fornello, perché in questo caso non abbiamo un agitatore e non abbiamo un alambicco in Bianco Maria come quelli da produzione, quindi cosa succede? Che le botaniche alcune tendono a cadere sul fondo. Se la temperatura del fornello è molto alta, queste si possono bruciare e quindi poi dare un cattivo sapore nel gin. E l'altro suo errore è che lo faceva troppo velocemente. Ricordatevi che la distillazione deve essere lenta e delicata. Noi utilizzeremo questo fornello, un fornello a induzione, che ci servirà quindi per avere, questo è un fornello professionale che costa molto di più dell'alambicco, che ci servirà per avere quindi un riscaldamento molto graduale e delicato ed effettivamente l'abbinata funziona molto bene. Quindi partiamo subito, mi lavo un attimo le mani perché me ne sono sporcate con l'olio e il sale. Ecco qua. Non deve mai mancare neanche lo Scottex che ci serve per asciugarci, ok? E quindi cominciamo a preparare il nostro gin. Intanto, come sapete, utilizziamo sempre alcol buon gusto
che sia acquistato in negozio, quindi con il regolare scontrino e quindi con tutto quello che sono le accise e l'IVA pagate. Quindi sempre tenere le prove dell'alcol che si usa. I prodotti che noi andiamo a fare è solo per dimostrazione, quindi non verranno mai venduti, naturalmente me lo berrò io, me lo assaggerò io. Quindi brocchettina graduata, dove abbiamo sia i gradi, sia i grammi che i litri, e andiamo a mettere 250 millilitri di alcol buon gusto a 96 volumi alcolici. Naturalmente è importante la qualità dell'alcol, perché non è sempre facile trovare, diciamo, a livello commerciale un alcol di ottima qualità come quello che noi usiamo per fare i prodotti in produzione, che vengono venduti non ai privati ma solamente alle aziende, e di solito vengono venduti a quantità abbastanza elevate. Poi prendiamo un beccherino e mettiamo altri 250 ml di acqua. Avremo su per giù 500 ml, 50 cl di alcol intorno ai 45 volumi alcolici, che poi andremo a mettere all'interno della nostra caldaia. Quindi non si distilla mai con un alcol a 96 volumi alcolici, ma lo si taglia con l'acqua e quindi si parte con un prodotto a 45-42. Lì dipende un po' da la ricetta che uno vuole intraprendere, e soprattutto noi faremo solo 50 cl, questo è un distillatore che fa 1 litro circa, ma noi lo utilizziamo perché comunque è inutile buttare via dell'alcol che verrà quindi buttato via per fare distillazione con grosse quantità, soprattutto nell'ambito dove non ci sta nulla. Diciamo che per chi fa le prove, nell'economia della prova, se deve farne tante, sicuramente se fa 50 cl e 1 litro, alla fine dell'anno non si trova a pagare qualche migliaio di euro di alcol per tutte le prove che ha fatto. Quindi noi facciamo con 50 cl. Alcune botaniche, come vedremo, le mettiamo in corrente di vapore, in questo caso quindi qui nel collo del nostro lambicco, in questo caso ci metteremo i popcorn, e alcune le metteremo in caldaia. Adesso partiamo dalle botaniche che mettiamo in caldaia. Quindi naturalmente il re del gin, che è il ginepro, perché il nome gin quindi vuol dire che è un alcol aromatizzato con prevalenza di ginepro. Quindi il ginepro ci deve essere sempre e deve sentirsi sempre bene, la sua balsamicità, la sua frizzantezza deve essere sempre ben avvertibile all'interno di un gin, perché è talmente importante che dà il nome al prodotto. Il ginepro, molti mi chiedono quanto ce ne va, vi do solo indicazione, rispetto alle altre botaniche prese singolarmente è 1 a 10. Quindi ce n'è una quantità sicuramente molto importante. Allora, vediamo di non farlo cadere. Abbiamo messo il nostro ginepro, poi andiamo a mettere l'angelica, quindi faremo comunque un gin di base molto semplice, non andremo a mettere tante cose particolari. Stavo guardando qui nella mia, diciamo, nella mia dispensa, se c'era, sì, si potrebbero mettere per esempio sempre nel condimento del popcorn, potrebbe essere interessante mettere o delle spezie tipo barbecue, se piace un popcorn un po' più saporito, o che ci sta molto bene anche un popcorn al cioccolato, quindi la granella di cacao in questo caso per andare a condire il popcorn. Quindi se vogliamo un gin con popcorn dolce, quindi lavoriamo sul miele magari e sul cacao, se vogliamo invece un gin secco e aromatico possiamo lavorare con delle spezie che vengono praticamente dal barbecue o, come io ho utilizzato, il rosmarino. Quindi mettiamo i componenti, quelli che sono un po' di base classici dei vari gin. Sarà un gin quindi molto semplice in questo caso. Mettiamo l'angelica, ok, controlliamo sempre.
Ecco qua, mettiamo il coriandolo, come abbiamo detto il pepe. I pepi stanno molto bene all'interno dei gin. Io di solito li uso alternativamente a quelli che sono gli agrumi, perché il pepe già di suo è un po' agrumato. Va usato con moderazione, perché sicuramente è molto forte, quindi già così è parecchio. E comunque lui sta benissimo anche nella caldaia. Naturalmente qui si può giocare, come sugli agrumi, sulle varie varietà, anche su varietà di pepe, che ce ne sono tantissime, sui chan, pepe rosa, quindi finti pepi, il pepe verde. Io preferisco un po' più quelli tropicali, con profumi un po' particolari. Dal prossimo anno, da quest'autunno, cominceremo a coltivare anche il pepe qui sul campo, perché è una pianta che resiste alle temperature nostre, quindi che può arrivare anche sotto zero. Quindi ci manca il calamo aromatico, anche questa è una botanica che coltiviamo qua e che utilizziamo spesso. Ok, ormai io occhio sulle quantità perché facendone tante, quindi riesco già a capire quanto ce ne va. E poi qui ci si può sbizzarrire mettendo anche tante erbe della nostra mediterranea, se vogliamo fare un gin diciamo più un gin e popcorn un po' più condito, possiamo utilizzare tante nostre erbe come la salvia, il rosmarino, il timo, eccetera, eccetera. Sempre però questi sono prodotti che vanno utilizzati con parsimonia perché hanno un sapore molto molto invadente. Allora, adesso passiamo alla caldaia. In caldaia, cioè passiamo alla corrente di vapore. Quindi in caldaia abbiamo messo il ginepro, l'angelica, il calamo, il coriandolo e il pepe. In corrente di vapore invece noi adesso andremo a inserire intanto i nostri popcorn, ok? In questo caso il popcorn ha veramente un peso bassissimo, quindi ce ne andrà sicuramente tanto. Io pensavo di mettercene una quantità abbastanza importante perché il gin sappia molto di popcorn. Quindi possiamo pensare, qui in questo caso abbiamo circa un 400 grammi di popcorn, o potremmo andare anche sui 200. E questa è una scelta difficile. Che profumo che hanno? Stiamo sui 400 grammi di popcorn. Sono una bella quantità. Ecco, li mettiamo. Quindi avremo un gin che ha molto il sapore del popcorn. Lo mettiamo nel nostro lambicco. Poi mettiamo anche il labrotano, che a noi piace un sacco, un po' erbaceo. Ok, ci può stare questa quantità qua e poi ci mettiamo alla fine i fiori di elicriso. Noi coltiviamo l'elicriso ma utilizziamo solamente i fiori nei nostri prodotti. Ok, l'elicriso, il fiore, diciamo la pianta, ok, può andare benissimo. Ha un profumo di liquirizia, il fiore ha più il profumo di curry. Poi andiamo a disporre bene le botaniche che andranno in corrente di vapore perché, come vi ho spiegato, il vapore si trova uno spazio, passa. Quindi dobbiamo fare in modo che la massa delle botaniche sia tale che impedisca al vapore, alla colonna di vapore, di trovare un'apertura e
non entrare quindi dentro alle nostre botaniche e andarle bene ad estrarre. Quindi dobbiamo metterle bene a posto. Giriamo il tutto, mettiamo la nostra guarnizione, ecco qua. E abbiamo qui all'interno del nostro piccolo alambicco di saggio il nostro pop gin o pop vodka, volendo, se si vuole fare una variante, e lo andremo a mettere a distillare sul nostro fornello. Quindi accendiamo il fornello. Lo andiamo a mettere sui 100 gradi e il nostro alambicco è pronto per fare questa prova di gin coi popcorn. Quindi volevo darvi una ricetta che a me fa impazzire, dobbiamo solo vedere come verrà il nostro gin. I popcorn sono venuti assolutamente bene. Quindi, amici, ci vediamo ci vorrà circa un'ora, un'ora e mezza, dipende, se vogliamo essere un po' più veloci un'ora, un po' più lenti, ci vorrà un'ora e mezza e avremo pronto il nostro pop gin. Quindi ci vediamo fra poco per l'assaggio. Eccoci qua, abbiamo finito la nostra distillazione, io ho già messo a lavare il nostro alambicco, abbiamo qui i nostri 250 cl di gin, mi raccomando, nel gin non abbiamo un problema di teste, ma abbiamo comunque il problema di eliminare le code. Le code sono quella parte finale della distillazione del gin dove ormai le botaniche sono esaurite e cominciano a rilasciare degli odori sgradevoli di cottura, quindi di sapone, di verdura cotta. Deve essere bravo il master distiller a lavorare con la temperatura della caldaia, il volume alcolico di uscita dell'alcol e anche l'odore del gin che sta uscendo e capire quando è il momento per tagliare la nostra coda e per tenere solamente il cuore, la parte più buona. Naturalmente il nostro gin lo andremo a tagliare con l'acqua. Questo sarà un gin circa a 43 volumi alcolici, perché diciamo che io utilizzando sempre i densimetri so già pressappoco quanto sarà questo gin di volume alcolico, quindi è un po' uno standard del mio lavoro, ho messo già quello che esce. Sarà un gin intorno ai 43 volumi alcolici, quindi un gin con la giusta, diciamo, quantità di alcol, ma come sapete il gin può essere anche più alcolico o meno. L'importante è che non sia sotto i 37, perché non si può più chiamare gin, e però abbiamo gin anche di 40, che diciamo sono quelli già buoni, ma abbastanza commercialotto, se no dai 40 in su, fino ad arrivare anche a dei gin a 57 che sono i Navy Straight, che sono diciamo dei gin molto particolari e molto interessanti da fare. Noi facciamo uno che è il Tengu, che è affumicato con un tè particolare e che sta avendo molto successo. Quindi noi qui adesso abbiamo tagliato il nostro gin. Mentre l'acqua che mettiamo per il taglio dell'alcol per la distillazione non è importante, quindi possiamo utilizzare naturalmente acqua del rubinetto perché comunque viene poi distillata e quindi non ci crea dei problemi quando andiamo a avere il nostro prodotto, perché noi estraiamo l'alcol per aromatizzarlo dall'acqua. Molto importante l'acqua che utilizziamo per il taglio invece del nostro gin, che deve essere un'acqua con pochi minerali, perché e soprattutto non deve avere dei profili aromatici, dei sapori sgradevoli. Per questo si parla di acqua di fonte, quindi un'acqua più pura possibile. Quindi con pochi minerali, perché i minerali all'interno del gin danno delle velature, che sicuramente in un gin che poi andrà in commercio non è il caso di avere, se ve lo bevete voi non c'è nessun problema.
quindi creerà delle velature che poi faranno una sabbiolina sotto, e quindi di solito si usa un'acqua come la lauretana, un'acqua molto povera di minerali all'interno, che abbia un sapore neutro, quindi che non ci siano profili aromatici tipo il profilo che può dare quindi un'acqua con dentro molto cloro, perché comunque questo poi va a incidere sul sapore e sull'aroma del vostro gin, che deve essere la più pulita possibile. Quindi abbiamo il nostro gin e adesso lo andiamo a provare. Prenderò il mio beccherino, posso anche assaggiarlo. Ecco, questo è uno strumento molto molto interessante perché ci permette di assaggiare anche mentre andiamo in distillazione, no? Mentre dentro assaggiamo, io molto spesso già sento gli aromi dei prodotti che creo proprio mentre li sto distillando, quindi andiamo ad assaggiare e sa veramente di popcorn, è incredibile. Vorrei farvelo provare, ma oddio, potete venirci a trovare, ogni sabato sera qui facciamo l'aperitivo con i gin che produciamo sia per noi che per le altre aziende, ormai sono circa una quindicina, e li facciamo fare qui una degustazione sul campo con aperitivo. Se volete ve ne tengo un po' da farvi assaggiare, ma esperimento riuscitissimo, è un buon gin secco con questo leggero sapore di popcorn appena sfornati. Ragazzi, è veramente una cosa incredibile, dovreste provarlo. Non so cosa sia accaduto, ma siamo alla fine del nostro video, quindi vi saluto con questo bellissimo gin ai popcorn, vi auguro buone vacanze. In agosto noi siamo qua a lavorare perché molti ragazzi che vengono a fare il corso avevano le ferie in agosto, e quindi ho già 5-6 persone all'inizio d'agosto che vengono a fare i corsi. Mi fa piacere, noi siamo qui perché il campo ha bisogno di cure, quindi per l'estate noi non facciamo vacanza. Quindi qui sui campi dell'azienda agricola Shea Moonshine vi aspettiamo tutti i sabati per l'aperitivo e per degustare i nostri gin, oppure vi aspettiamo per i corsi per diventare master distiller e creare e imparare a bilanciare le vostre ricette di gin. Trovate tutto per i corsi qui sotto i nostri riferimenti dove contattarmi via email, e poi vi mando il mio numero così poi mi potete chiamare e vi spiego come funziona il corso. Ci vediamo qui sui campi dell'azienda agricola Shea Moonshine, o meglio ci vediamo in spiaggia per voi che ci siete. Ragazzi, buona estate a tutti, buone ferie a tutti, ci vediamo al prossimo Gin Tonic che probabilmente forse sarà questo settembre. Ciao a tutti e buone vacanze!